Ciao, benvenuti a Bookgate Magic, sono Alessia e sono contentissima di vedervi qui perché adesso scoprirete che cosa è successo a Pietro, il protagonista del video precedente, il mio primo video. Scopriremo appunto questa volta che cosa gli è successo prima di finire in orfanotrofio. Avrete un pezzetto in più della sua storia. Buon ascolto! Sul pavimento freddo il camioncino continuava a sfrecciare, sbattendo immancabilmente contro i vestiti abbandonati in mucchi. Colline fatte di felpe, montagne fatte di jeans, muri morbidi su cui il camioncino si arrestava perdendo tutto il suo slancio. E non importava quanto forte Pietro lo spingesse, si fermava sempre. Mancavano ancora 3 giorni a quando la signora delle pulizie avrebbe messo a nuovo l'intero appartamento. La signora gli piaceva, con quel suo grembiulino azzurro e le mani tozze che gli offrivano sempre cioccolatini o caramelle. Dopo che lei aveva finito di rimettere tutto in ordine, arrivava il nonno. Anche l'ultima volta lui era entrato in silenzio, aveva attraversato ogni stanza, si era fermato ad osservare un pochino la mamma che sonnecchiava nel grande letto in camera. Poi il nonno si era voltato ed era tornato in salotto. Lì il suo sguardo serio si era soffermato sul corpo del suo papà, abbandonato malamente sul divano in pelle, macchiato dal vomito della sera prima. Neppure le mani abili della signora col grembiule erano riuscite a far tornare il colore originale sul bracciolo rovinato. Gli occhi dell'uomo si erano posati un'ultima volta su di lui, in silenzio. Non ricordava di aver mai udito la voce del nonno. Pietro rimaneva fermo, immobile, in mezzo alla stanza, che sembrava improvvisamente più grande. E così i loro occhi si incontravano in un luogo privo di ostacoli, il luogo sgombro dalle macerie della vita dei suoi genitori, un luogo dove poter ricominciare. Infatti, ogni volta tutto ricominciava da capo. La mamma si trascinava per casa piagnucolando e bevendo, mentre il papà la insultava e le buttava addosso le parole cattive che conosceva. I vestiti si accumulavano, come i piatti sporchi, fino alla comparsa della signora col grembiule azzurro e delle sue mani magiche. Il nonno faceva la sua comparsa solo quando le viscere della casa erano state restituite all'interno degli armadi, dentro i cassetti, sotto il tappeto. Pietro non riusciva nemmeno ad evocare nella sua mente l'immagine del nonno che scavalcava l'accappatoio, buttato a terra, oppure il folto tappeto della sala, mezzo arricciato, sotto il corpo drogato del papà. Il nonno esisteva unicamente dove regnava la perfetta linea retta dei piatti puliti nella credenza e dei panni stirati negli armadi. Ma non era ancora il momento di rivedere la signora col grembiule azzurro, la perfezione ed il nonno. Normalmente a Pietro non sarebbe importato, però stavolta era diverso. Oggi era il suo compleanno, glielo aveva rivelato la mamma il giorno prima. Nei pochi momenti in cui lei si era accorta del suo bambino, gli aveva detto: Domani è il tuo compleanno, Pietro. Domani compirai 6 anni o 5, ora non ricordo. Comunque vedrai, ti preparerò una bella torta e tu spegnerai le candeline. Potrai esprimere un desiderio. Lo sai cos'è un desiderio, vero Pietro? Un secondo più tardi si stava già rivolgendo con voce lamentosa al papà. Lui, esasperato, l'aveva spinta contro il tavolino ed era uscito sbattendo la porta. Pietro ci contava, sapeva che la sua mamma non era brava a mantenere le promesse, né a ricordarsi di qualcosa, né a scegliere i colori giusti per i disegni di Pietro, né ad insegnargli a mettersi il pigiama. Infatti lui ci aveva rinunciato e dormiva tutto vestito, come spesso facevano mamma e papà. D'altronde ora stava diventando grande, 6 anni. Lo sapeva, la conosceva, ma nonostante tutto ci contava. Avrebbe avuto la sua torta, le candeline ed il desiderio, perché lui lo sapeva benissimo cos'era un desiderio. Il suo desiderio era pronto in un cassetto del suo cuore.
ma non aveva né torta né candeline. E allora cosa se ne faceva di quel desiderio che gli rimbalzava dentro sempre più forte? La mamma era ancora sdraiata sul tappeto del salotto. Era rimasta lì da quando il papà era uscito il giorno prima. Però la mamma non piangeva e Pietro non era neppure riuscito a svegliarla. Era tranquilla, così tranquilla che lui ci rinunciò. Forse il papà gliel'aveva fatta lui la torta, pensò Pietro entrando in cucina. Aprì il frigo, niente torta. Provò a guardare negli armadietti, ma ancora niente. Rassegnato, stava per svegliare il papà, che era rientrato a notte fonda ed ora russava nel grande letto in camera, quando si sentirono dei forti colpi alla porta. Nessuno bussava mai, nessuno li veniva mai a trovare, solo il nonno e la signora col grembiule. Però loro avevano le chiavi. Il terrore si impadronì di Pietro, che afferrò il camioncino e, inciampando nella coperta che aveva appoggiato sulle spalle della mamma, corse a nascondersi in bagno, nel mobiletto, sotto il lavandino. Con gli occhi chiusi, stretti stretti, e le mani sulle orecchie, rimase lì ad ascoltare il suo desiderio riempirgli il cuore. Sono felicissima che abbiate seguito la storia di Pietro, questo antefatto rispetto alla sua storia dell'orfanotrofio, e sappiate che c'è anche un seguito, un ulteriore lieto fine dopo, che sarà il nostro prossimo video, e sono orgogliosissima di avervi potuti accompagnare in questa avventura. Ci saranno tanti altri video che seguiranno per poter evadere in pochi minuti da qualunque cosa stiate facendo. Allora, se vi è piaciuto, like e iscrivetevi al canale. Ciao, buona giornata!